Naviganti del hobby, bentornati sul canale. Terza puntata per il tavolo in 3D di HeroQuest. Oggi ci concentriamo sempre sullo stesso settore, sulla stanza gialla che ha dei quadrati gialli più scuro e giallo più chiaro. Quindi andremo a fare un sovrapposizione tono su tono, ma usando due contrast invece di uno. Vado a fare il dry brush e vi faccio vedere subito dopo la sigla qualcosa in più sul dry brush, perché ho visto che molti follower vi stanno mandando messaggi per i consigli e anche addirittura foto che avete visto nei post dei primi che hanno finito il tavolo, e quindi siccome vedo che il dry brush ha bisogno sempre di un po' di review per capire bene come funziona e tutto il resto. Tra le altre ho trovato oggi un pennello tra le varie cose che avevo da scenario della Citadel, che è perfetto per il dry brush perché è rotondeggiante e ancora meglio dell'altro perché possiamo andare anche radialmente e avere più stesura, diciamo, sulle pietre. Ma ve lo faccio vedere subito dopo la sigla. Allora ragazzi, eccoci qua. Questa è una tavoletta un po' più grande delle prime due che abbiamo fatto, quindi abbiamo da fare un po' più di dry brush. Ci prendiamo il nostro grigio su una tavola texturizzata per il dry brush, cominciamo a prendere il dry brush e sporchiamo praticamente il nostro pennello. Uso quello radiale oggi perché è più facile, come vedete, andare in tondo e riuscire a pigmentare la tavoletta, appunto la miniatura in questo caso. Insomma, prendete pure colore e lasciatelo pure abbastanza bagnato in questo caso, perché come vedete già si fa fatica a stendere, no? Perché comunque è spolverare praticamente. Questa è la cosa importante, volevo dirvi oggi, che in realtà l'ho già detto in altri video, ma bene ribadire questo concetto. Il dry brush è una vera e propria spazzolata che si fa con il pennello, vedete, sulla superficie. Quindi praticamente voi dovete proprio andare su e giù e spazzolare. Potete andare verticale, orizzontale, potete appunto andare in modo radiale, e vedete che dove voi indugiate, quindi dove voi insistete, praticamente la superficie rimane più pigmentata. Ed ecco qui il risultato. Vedete che ci vado giù proprio pesante in questo caso con il pennello, perché tanto è la prima passata, sotto sta rimanendo abbastanza il nero, quindi va benissimo, e insistete fino a quando non avete una colorazione che non vi dia soddisfazione. Vi ricordo che in questo caso sto usando un primer grigio di Army Painter, quindi è un war paint nuovo, proprio primer. Quindi in questo caso, invece che essere in spray, è fatto in appunto tubetto, che è questo qui, guardate, e praticamente vi permette di avere una superficie grippante proprio, cioè con molto grip per il colore dopo. E vado avanti così. Adesso io finisco e ci vediamo direttamente per la colorazione. Volevo solo ricordarvi questo concetto di spolverare la superficie con il vostro pennello. Il pennello può essere vecchio, può essere malandato, perché tanto lo sciuperete andando continuamente su e giù. Ci vediamo quando ho finito, così passiamo direttamente alla colorazione di oggi. Allora, per i gialli ho pensato a questi due gialli della Citadel Contrast, che sono l'Iron Jaws Yellow, che è quello che usano normalmente per gli orchi, quelli nuovi di Age of Sigmar, e il Contrast Nazdrag Yellow, che è un giallo molto scuro, quasi un ocra, ok? Che andrà a scurire un po' come vediamo la tabella. Allora, innanzitutto andiamo a fare tutte quante le piastrelle del giallo che ci interessa vedere di più, che è quello molto colorato, molto acceso che vedete qui, ok? Sto andando direttamente senza diluire, perché in questo caso il giallo ovviamente è talmente flebile che si vedrebbe poco, tanto poi con lo streaking grime andremo a vedere sicuramente un oscurimento, anche se non è proprio il termine esatto in italiano, ma comunque si andrà a intensificare il colore, perché le ombre diventeranno marroni e si avrà un effetto molto bello sul giallo, perché diventerà tutto molto caldo. Quindi andate pure di bianco sopra le rocce, sparate pure il colore più che potete, sia questo, cioè sia il bianco sotto che il giallo, perché sicuramente servirà appunto avere molta luce
per poi andare a scurire tutto quanto con lo streaking grime. Ora io faccio un bel timelapse dove vedete che finisco praticamente la stesura del giallo e ci vediamo subito dopo quando andiamo a sovrapporre il giallo più scuro a questo più chiaro. A tra poco. Eccoci qua ragazzi, allora ovviamente non sto nemmeno aspettando che asciughi più di tanto perché tanto dobbiamo solo sovrapporre e anche se i due colori si mescolano ben venga, anzi probabilmente si schiarisce un pochino questo che è un ocra parecchio scuro. Andiamo a vedere cosa succede perché anche per me è la prima, nel tabellone questi due sono scuri, quindi questo qui diventa scuro e vedete che si mescola all'altro e a questo punto andiamo a scurirlo, ecco qua, e abbiamo questo, diciamo, questa sensazione di tono su tono che abbiamo anche sul tabellone dell'originale, diciamo, ok? Andate praticamente a fare questo lavoro su tutte le piastrelle che sono una sì una no, diciamo, per capirci. Vedete che adesso se io aspettassi ovviamente diventerebbe marrone scuro, invece mescolando che ancora sono, diciamo, leggermente bagnate le piastrelline abbiamo questo effetto che ovviamente mi va a scurire ma non troppo e quindi mi fa l'effetto tono su tono che volevo. È andata bene perché ovviamente non ero sicuro che funzionasse in questo caso, ma ha funzionato, quindi andiamo avanti così e poi ovviamente andremo a vedere con lo streaking grime che ombre farà, perché chiaramente qui lasciando asciugare tutto avremo delle ombre strepitose perché dove c'è un colore caldo come il rosso o il giallo o l'arancione, lo streaking grime marrone è ovviamente il suo proprio, no? Quindi va a scurire facendo risaltare di nuovo tutte quante, diciamo, quelle curve che ci sono che tra le altre possiamo sfruttare come se fossero texture, parlo delle curve della stampa 3D che in questo caso è fatta a filamento e rilascia queste, diciamo, curve che sembrano quasi zone geologiche di una mappa, di una cartina. Chi invece l'ha fatto in guardate qui per esempio vado a metterne un po' in modo tale che non ne metto troppo. Stavo dicendo che chi l'ha fatto in 3D 8K mi faccia sapere, in questo caso noi lo stampiamo sempre anche per i follower in filamento. Ci sono delle motivazioni perché io per esempio ce l'ho la 8K, ho provato a fare tutta la parte oggettistica ed è andata benissimo e ve lo consiglio se avete qualche amico che stampa di ristamparvi anche le scale, queste cose qua magari in 8K perché è spettacolare. Però insomma già solo per esempio le scale pesano il doppio e c'è questo problema del peso che non è indifferente quando si va a mettere via e anche il tavolo stesso, e poi c'è l'effetto fragilità che è devastante, cioè se voi andate a buttare per terra una stampa in resina dalla stampante appunto 3D in resina, ve ne accorgete subito perché si rompe tutto come se fosse quasi vetro, a meno che non avete utilizzato una stampante o scusate una resina che sia fatta apposta per. Le ho trovate finalmente e vi farò la recensione a breve per chi ha le stampanti 3D. È una resina della Green Stuff World, quindi bene perché tra le altre è uno sponsor, quindi trovata anche con lo sconto e tutto, però sinceramente nonostante tutto è sempre più fragile del filamento, quindi quando andrete poi a vedere il pezzo cadere si rompe, non c'è niente da fare. Questo invece veramente lo potete lanciare che non si rompe, è indistruttibile quasi, tra le altre solidissimo, e anche quando andate a mettere le calamite
c'è tutta un'altra resa. Le clip stesse, quando le infilate, è tutta un'altra resa, si clippano dentro facendo il loro click e non escono più. Quelli in resina si spezzano in due, cioè veramente è un'altra cosa. Quindi io ve lo consiglio spassionatamente proprio in filamento, che lo stampiate voi o che lo chiediate a Hexagon tramite appunto il mio sponsor. Allora, diciamo che nel frattempo, come vedete, la stanza è già venuta fuori come quella del tabellone. Ovviamente ora andrò di sticking grime, andrò a riprendere tutte queste righe che sono qui sotto e poi vado anche a metterci, quando è tutto asciutto di nuovo, un bel wash, in modo tale che gli diamo il suo calore giusto, le sue ombre giuste, e poi vediamo di fare un bello scherzetto questa volta con gli schizzi di sangue, usando, come vi dicevo, uno stuzzicadente e il pennello apposito piatto. Ci vediamo fra poco. Eccoci qua, allora si è asciugata quasi completamente, abbiamo già il nostro streaking grime pronto, ci ho messo pari white spirit e pari streaking grime, quindi fate conto 10 tocchi di pennello di white spirit e poi 10 tocchi di pennello di streaking grime, e ne servirà parecchio perché ovviamente, come vedete, la piattaforma è più grande, e andiamo a stenderlo per vedere cosa succede. Chiaramente sapete che poi questo lo andremo ad eliminare, quindi non vi spaventate se vedete che pigmenta troppo, perché non è un problema. Tale altre dovrebbe comunque rimanere la differenza fra le mattonelle più scure e più chiare, meno di come l'avete vista adesso, quindi è quello che vi dicevo all'inizio del video. Non diventa in questo modo molto accesa la miniatura, ok? Quindi la base, ed è quello che io vado a cercare per il mio gusto personale, che è quello appunto di invecchiare tutto rendendolo il più verosimilmente vero e reale. E se volete potete usare invece dello streaking grime, in questo caso, un wash marrone molto diluito, e fate in modo che rimanga di più la colorazione accesa del giallo, ok? Chiaramente non si invecchierà, e se avete fatto le altre con la mia tecnica dello streaking grime, un pochino la differenza si vedrà. Quindi insomma decidete voi che cosa volete fare, ma sapete che siete completamente padroni della vostra fantasia, e quindi è giusto che facciate tutto ciò che avete voglia di fare per rendere al meglio il vostro tavolo. A me piace sinceramente il fatto che si invecchi così tanto, perché è proprio, cioè, è un'altra resa secondo me, e il fatto che il giallo diventi un po' più simile uno all'altro eccetera mi dà più l'idea di realistico, ok? Cioè una stanza proprio gialla non la vedo verosimile, ok? Quindi insomma adesso vediamo un pochino cosa succede con lo streaking grime. Vado a levare col dito le parti che sono in eccesso sui bordi, perché i bordi voglio che rimangano il più possibile bianchi, o meglio color pietra, ok? Quindi vado a levare tutte queste parti che si sono un po' andate a sporcare. Vi ricordo che lo streaking grime è un colore enamel, quindi come vi dicevo nelle altre puntate, occhio, perché andate a utilizzare degli smalti che si possono diluire non con l'acqua ma con il white spirit. Scusate se ho completamente beccato non la telecamera in questo caso, ma tutto il supporto della luce. Vado a mettermi white spirit, ecco, adesso ho fatto un po' di danno qua dentro, quindi prima che diventi troppo vado a levare questa parte qui, perché il white spirit generalmente è meglio se rimane trasparente, ok? E adesso ho messo pari pari, sempre uno e uno, per andare a aggiungere un po' di streaking grime nei posti dove mi sembra che non sia abbastanza, e dopodiché come sempre lo lasciamo asciugare, e vi faccio vedere poi come vado a levarlo con un nuovo tipo di cotton fioc. Lo feci vedere tempo fa, ma tanto tempo fa, si parla anche forse di 2 anni fa, quando l'avevo presi, e vedete che vado nel frattempo nei bordi interni in modo tale che si spuliscano di più i bordi interni, no? Perché prima erano rimasti molto grigi, e invece con lo streaking grime, che poi non andremo nemmeno a levare nell'interno, si vedrà più marroncino, che è veramente l'ombra perfetta per il nostro tavolo giallo, in questo caso la nostra, diciamo, basetta gialla, che abbiamo, la basetta è gigantesca. Allora, il discorso che vi dicevo è che ve li faccio vedere subito. Ho preso tempo fa, tipo 2 anni fa,
sono dei cotton fioc fatti dalla Tamiya, guardate che roba. Questi un costo assurdo, se parliamo tipo di 18 euro per 2 confezioni, quindi 9 euro a confezione, e quindi insomma sapete che il costo è elevato. Sono della Tamiya e sono cotton fioc che, a differenza di quelli per le orecchie normali che si trovano diciamo nei supermercati, non si dovrebbero più di tanto rompere quando vengono utilizzati, e quindi chiaramente con uno solo di questi avete anche la rigidità tale da poter cancellare proprio solo i bordi, e quasi quasi disegnate come se fossero una matita grazie a White Spirit. Diciamo che questa è tanta roba, ragazzi, cioè, quindi è chiaro che nel frattempo pulisco il pennello, ragazzi, perché altrimenti va a rovinarsi. E diciamo che è chiaro che sono soldi veramente a nastro, e come sempre dico, l'hobby non è propriamente l'hobby della pittura, delle miniature, non è proprio un hobby poco dispendioso, ci spende abbastanza, c'è gente che ci diventa matta perché vuole comprare di tutto e di più e non molla mai. Io ci ho fatto persino un vlog quindi insomma sì, siamo un mondo di pazzi, questo sicuramente, però va detto che quando avete strumenti adeguati è incredibile la differenza, perché andare poi, vedrete, a rimuovere con questo sarà tutta un'altra cosa, perché è proprio rigido, e quindi vado a prendere tutti gli spigoli e se voglio vado a grattare all'interno. Adesso lo lascio asciugare, perché qua deve veramente diventare asciutto, in modo tale che poi col White Spirit andiamo a levare un pochino quello che non ci interessa. A tra poco. Ed eccoci qua, non ancora del tutto asciutto. Non è male come cosa, perché viene via un po' meglio in certi punti, e vado a iniziare a rimuovere con il White Spirit. Vedete che dove passo anche gentilmente, se il White Spirit è abbastanza, mi va via completamente. Poi mi giro la tavoletta, parto dagli spigoli in modo tale che vado a far risaltare la parte diciamo degli esterni, che andrò quindi a colorare di nuovo di giallo, anche se ovviamente avrà la sua ombra. Però vedete che se poi passo sopra, pian pianino si sta proprio delineando il giallo sotto e l'ombra. Poi voi lo vedete male forse con la luce, cioè qua lo vedete un po' meglio. Pian pianino adesso lo faccio tutto, faccio un bel time lapse, vediamo come viene il risultato finale e quante volte dobbiamo passare per riuscire definitivamente ad avere i nostri gialli come li vogliamo, invecchiati. A tra poco. Ok ragazzi, allora questa luce ad arco non è l'ideale per le riprese, perché vedete fa questo riflesso che non fa vedere bene quando è bagnato, quindi ve la inclino per farvela vedere. Allora, una volta finito è andata in questo modo. Adesso ovviamente deve seccarsi, quindi poi diventerà un po' più scuro nei recessi e ancora più chiaro nelle parti chiare. Vi dico che nonostante mi sia trovato bene sugli spigoli, il cotton fioc classico assorbe più White Spirit, e in questo caso con una campitura così larga è stato più comodo utilizzare il classico diciamo per le orecchie piuttosto che quello della Tamiya super costoso, e risparmiatelo magari per fare gli spigoli degli Space Marine o cose del genere dove serve più rigidità. Allora io lo lascio asciugare, poi andiamo a fare un po' di effetti, un po' di wash, e anche direi questa puntata è passata bene. Avete visto che ho girato la tavoletta per restare sempre con diciamo il cotton fioc che non andasse a sporcare dietro, ma solo
in avanti dove volevo io, come quando controllate, e vi ho insegnato in tante puntate dei tutorial a controllare la punta del pennello, no? E non il collo. E in questo caso poi ultima cosa che volevo dirvi, non so se avete notato che sul finale ho proprio fatto più passaggi sui bordi in modo tale che si evidenziassero di più, diciamo, i bordi, perché vedete basta andare in giù così e grattare praticamente. Poi lo streaking grime si leva di suo perché c'è il white spirit, potete anche spingere un pochino, in questo modo andate a far risaltare gli spigoli della stanza e aumentate la sensazione di tridimensionalità, e questo è il risultato. Vedete che alla fine ha mantenuto anche la colorazione più chiara e più scura del tono su tono, e abbiamo la nostra stanza che, se andate a vedere, ora non ho provato ma ci proviamo, andate a vedere la coerenza, chiamiamola, fra una e l'altra, vedete come sempre torna, e tornano anche molto belle. Guardate, comincia veramente a diventare figo. Quando arriveremo alla fine di questo tavolo sarà uno spettacolo. Tra le altre, vi ho già detto, faremo un settore solo con i tutorial in modo tale che in 6-7 puntate avete visto un po' tutto, dopodiché andiamo ognuno per la velocità nostra e io farò tutto il tavolo più velocemente in modo tale che ci ritroviamo entro poco a vedere tutto il tavolo fatto, e iniziamo con le mura e andiamo avanti. Allora ragazzi, per la per il wash andiamo come sempre con il nostro Null Oil, che è praticamente il nero shade della Games Workshop, e andiamo velocissimi a fare praticamente il bordo in modo tale che diventi uguale agli altri che abbiamo fatto, se vi ricordate, in questo modo qua, andando negli inserti, nelle insenature, e semplicemente facendo questo in modo tale che poi quando si asciuga sembri di più sfumata la pietra e non abbia questo effetto sparato che aveva all'inizio, ok? E niente, e questo è quanto. Mentre faccio questo vi dico cosa facciamo dopo. Allora, io direi di andare a prendere uno strong tone, che sarebbe un marrone molto scuro, sempre shade, andare a ripassare ancora una volta i bordi, sarà semplicissimo, o meglio i bordi, scusatemi, le insenature, quindi le parti incave dell'interno della nostra piattella, ok? E niente, vedete, fatto questo ci siamo, andiamo subito a fare l'effetto del sangue spruzzato, che oggi vi faccio vedere, come vi dicevo in una scorsa puntata, in cui praticamente andiamo a vedere il sangue spruzzato proprio come se fosse schizzato, ok? Quindi adesso andiamo a aspettiamo che questo si asciughi, possiamo anche col dito così, non fatelo con la carta perché assorbite tutto, andate a praticamente sfumare, vedete, la parte, e poi vi asciugate il dito, tanto è semplicemente acqua, quindi viene via, è un'acqua sporca di china nera. Poi abbiamo questo Strong Tone, che è praticamente un nuovo war paint della appunto Army Painter. Ci tenevo a provarlo e quindi facciamo così, al beccuccio, quindi è fantastico. Possiamo andare direttamente a mettere delle gocce interne, così, per esempio negli spigoli qua, così non vi dà fastidio dopo. Leggermente premete in modo tale che lui esca, ok? E una volta che è uscito andate a stenderlo col pennello, sempre il pennello shade, andate su e giù così e siete a posto. E abbiamo rafforzato, diciamo, la tridimensionalità con le ombre interne, che è più o meno quello che ho fatto anche per le altre. Qui diciamo che il marrone è perfetto perché è proprio il suo, no? È l'ombra perfetta per il giallo, per l'arancione, per il rosso, perché il marrone, ve l'ho detto anche in altre puntate, è la somma del rosso al nero, quindi l'ombra perfetta per i rossi e tutti i colori caldi derivati dal rosso è appunto il marrone. Ok, vado col dito a levare tutte le parti che non voglio che stiano in superficie, anche se quando si asciuga sapete che è un shade, quindi è veramente un rafforzare lo streaking grime, e qui posso levarlo persino col pennello, vedete, semplicemente per rafforzare l'ombra al di sotto, diciamo, delle
piastrelle gialle per farle emergere un po' di più, ma diciamo che resta così. Dopodiché diciamo che, così abbiamo visto anche come funziona lo Strong Tone, volevo prendere il famoso effetto sangue. Prendo quello della GV che è Blood for the Blood God, che è quello di Korn, e andiamo a mescolare. Se sentite un po' di casino vibratorio è il mio mescolatore a vibrazione, e vado praticamente a metterlo sul pennello piatto, ok? E faccio questa cosa qui. State pronti? Allora, si prende abbondantemente, qui vi sporcherete un pochino, non vi preoccupate, è acrilico, va via con l'acqua. Prendete lo stuzzicadente e verso di voi tirate lo stuzzicadente, magari faccio una diagonale, faccio così. E vedete che schizza? Ok? E in questo modo avete fatto, andiamo dall'altra parte così vi rimane un po' di più, in questo modo voi andate a spruzzarlo da quella parte, perché se fate così schizza di qua, quindi tirate verso di voi e avete fatto gli schizzi. Una volta che sarà asciutto tutto quanto avrà proprio un bel effetto. Mi raccomando, cosa importante, l'unica da sapere, se adesso poi andate a mettere uno spray tipo il Monitorum, che è quello per diciamo rendere tutto protetto e satinato e protegge proprio dalle ditate, dall'acidità del sudore eccetera, il sangue non verrà lucido ma diventerà più opaco. Allora decidete voi, potete fare un'altra passata dopo in modo tale che si veda quello un po' più rappreso che è più secco e quello più fresco che è più appunto fresco, oppure potete non passare lo spray perché tanto miniature di questo genere anche quando sono piatte non vengono toccate tanto, però vedete che l'effetto è eccezionale perché si vedono gli schizzi dappertutto. Magari evitiamo ecco lo schizzo sul bordo, ok? Però insomma fa il suo, no? È una cosa semplice e che però quando andate a vedere in miniatura sembra proprio che qualcuno abbia avuto una bella battaglia su questa piastrella. Vi faccio rivedere prima del recap come sta diventando il tavolo. Questa è la parte alta, sta andando bene, vedete c'è la coerenza, c'è la colorazione invecchiata, mi piace. Ora questo si asciuga e diciamo che ci siamo. Faccio una bella foto per la diapositiva e anche oggi ci siamo ragazzi. Non vedo l'ora di vederlo finito, perché soprattutto non vedo l'ora di sentire i vostri commenti, perché già per ora vedo che siete belli gasati, quindi mi piace. Ci vediamo con il recap. Abitanti del lobby, che cose belle che stiamo imparando! Anche io sto iniziando a dipingere le mie prime miniature e sta andando proprio bene, perché Francesco in effetti qualcosina di buono lo fa. Ma insomma, a parte questo, spero che vi siate divertiti con il tavolo, con l'altezza patellina del tavolo di questa D, e ci vediamo alla prossima puntata dove vi farò vedere il White Dwarf numero 500. We could be the warriors, warriors.